Buongiorno a tutti, mi chiamo Fabrizio Mellino, ci troviamo al ristorante Quattro Passi a Nerano in questa splendida baia della costiera amalfitana. Oggi vi presenteremo un piatto iconico molto rappresentativo dell'estate, la pasta alla Nerano, in due versioni diverse, una quella tradizionale con la quale sono nato e cresciuto, la seconda è quella che proponiamo al ristorante Quattro Passi. Il ristorante Quattro Passi compie quest'anno 40 anni di attività, è iniziato tutto grazie ai miei genitori, quindi Antonio Mellino e Rita Vinaccia, e adesso ci troviamo io e mio fratello a seguire questa bellissima tradizione di famiglia. La pasta alla Nerano è un piatto che non è codificato, quindi troverete tantissime varianti in giro per i ristoranti della baia. C'è chi utilizza le uova, c'è chi utilizza dei formati di pasta diversi, chiaramente c'è chi utilizza misti di formaggi diversi per mantecare la pasta. La zucchina è un elemento chiave del nostro territorio e all'interno del microclima che si crea qui in costiera e la salsedine che soffia dal mare, le zucchine hanno un profumo e un sapore completamente diverso. La persona più titolata per raccontare la creazione della Nerano nel ristorante Quattro Passi chiaramente è mio padre, Antonio Mellino. Passo a lui la parola. Non oserei neanche pensarla una pasta con zucchina con le uova. Vi voglio parlare di come è nata la pasta alla Nerano. È nata da una famiglia di nobili che veniva a Nerano in barca da Capri. Arrivati giù a Marina del Cantone, che non esistevano ristoranti, ci stavano solo due piccole taverne, questo nobilume va in questa trattoria giù a Marina del Cantone e chiede se c'era qualcosa da mangiare e la signora gli dice: abbiamo solo delle zucchine, un po' di formaggio, e lui disse: posso farlo io? Uno spaghetto, e così è nato lo spaghetto con le zucchine o lo spaghetto alla Nerano. Gli ingredienti per fare la pasta alla Nerano: abbiamo queste zucchine, possibilmente quelle là di color verde chiaro, che sono più dolci, con un pochettino di burro, un pochettino di basilico, un pochettino di pepe. Mio figlio, per omaggiare, diciamo così, la costiera, utilizza oggi il provolone del Monaco. Tanti anni fa si potevano tenere le mucche a casa. Con il latte facevamo i caciocavalli, facevamo le caciotte, e questi erano i formaggi che 50 anni fa stavano a Nerano, compreso poi il burro. Tutto questo poi negli anni non c'è stato più, ma il provolone del Monaco è nato nella zona, diciamo così, tra Vico Equense, lo facevano i monaci, si chiama provolone del Monaco perché era di colore delle tuniche che i vecchi frati portavano, perché veniva un po' affumicato il provolone del Monaco, ma non era una cosa che stava a Nerano. Per prima cosa della ricetta tradizionale abbiamo il taglio delle zucchine. Tagliamo le zucchine non molto spesse e non molto sottili, a rondelle leggermente spesse. Poi li friggiamo con extravergine e un pochettino di arachidi. Friggiamo, quando sono bionde togliamo le zucchine, le appoggiamo su una carta assorbente, li asciughiamo per benino e poi iniziamo a preparare la nostra ricetta. Mettiamo le zucchine fritte in una ciotola, un po' di pepe, del burro, basilico, poi abbiamo l'aggiunta dei formaggio, mettiamo dentro un pochettino di provolone del Monaco per omaggiare le nostre tradizioni e un pochettino di acqua della pasta, in modo che si inizi a formare questa piccola cremina. Man mano iniziamo a girare e il tutto pian pianino si inizia ad amalgamare. Continuiamo a girare pian pianino un po' alla volta. Quando il tutto è amalgamato,
la pasta è pronta e la serviamo nel modo, diciamo così, casareccio, e questo è lo spaghetto alla Nerano, nella versione che noi consideriamo tradizionale. Una volta mostrato il classico spaghetto alla Nerano, adesso vi mostreremo come il tempo e la nostra sensibilità culinaria ha trasformato questo piatto. Eccoci ritornati all'interno delle cucine del Quattro Passi, questa volta per la ricetta nuova, diciamo la nostra ricetta di Nerano, utilizzeremo l'affettatrice in modalità spenta e affetteremo le nostre zucchine tagliate a 1 mm, 1,5 mm. Le zucchine vanno fatte asciugare all'aria almeno una notte prima di friggerle. Così riusciamo ad abbassare la temperatura di frittura da 180 a 160-150 gradi e il processo di osmosi, quindi l'interscambio di acqua per la colorazione delle zucchine, sia più facilitato. A destra abbiamo le zucchine appena tagliate con l'aiuto della nostra affettatrice e a sinistra zucchine tagliate ieri e messe a essiccare all'aria. Come vedete il colore è diverso. Ok, controlliamo la temperatura dell'olio tramite un termometro, siamo intorno a 150-160 gradi. Ok, nel frattempo che le nostre zucchine friggano per circa un paio di minuti, è giunto il momento di calare la nostra linguina, che di cottura siamo intorno agli 11-12 minuti. Andiamo. La scelta della pasta ci porta a Gragnano. Utilizziamo una linguina trafilata al bronzo con un'essiccazione lenta, quindi una pasta con una quantità di amido importante. E la linguina, essendo più piatta, avendo più superficie, aggrappa meglio il sugo e ha una masticazione diversa, più lunga. Come potete vedere la pasta ha un aspetto più rugoso rispetto allo spaghetto di prima. Fatto ciò, le zucchine le facciamo riposare su carta assorbente. Come potete vedere, la frittura è molto più asciutta e le zucchine hanno assorbito meno olio. Utilizziamo il fiore di zucca per valorizzare al meglio l'ingrediente, che dà un tocco cromatico al piatto, quindi ne esalta l'eleganza, ma anche una texture particolare al palato. Abbiamo scelto di inserire il fiore di zucca per dare proprio una nota floreale al piatto. Quindi fiori, il basilico, aggiungiamo i nostri 40 grammi di burro per porzione di pasta. La questione del formaggio è molto soggettiva. Noi utilizziamo 2 stagionature di parmigiano diverse, una per la cremosità, che stiamo sui 12-18 mesi, e un'altra per l'intensità gustativa e la sapidità, il 24. Chiaramente abbiamo proporzioni diverse, un 60% di 12-18 e un 40% di 24. Non ci limitiamo al chilometro zero per quanto riguarda la scelta del formaggio, anche la scelta del burro segue lo stesso ragionamento. Non ci limitiamo a un burro nazionale, ma andiamo alla ricerca di un burro d'eccellenza come il burro di Normandia. Questa volta non lavoreremo a bagnomaria, bensì sul fuoco. L'unica differenza, andremo ad aggiungere il parmigiano fuori dal fuoco per ultimare il piatto. Cosa importante, il burro non deve sciogliersi prima di incontrare la pasta, se no perderà di proprietà emulsionanti, quindi avremo una pasta leggermente slegata. Andiamo a introdurre un po' di acqua della pasta. Quindi sciogliamo a fuoco lento delicatamente il burro, andando a mantecare la nostra pasta con tutti gli ingredienti. Ok, la pasta in questa fase sta rilasciando il suo amido, il che ci permette di vedere la cremosità già di base, che è ben diversa da quella di prima. Siamo pronti per andare a mantecare. Quindi delicatamente introduciamo il parmigiano fuori dal fuoco. Un po' di acqua per sciogliere un po'. Ok, qui ci siamo, E siamo pronti per andare a impiattare.
prevalevano molto di più le zucchine, questa molto più equilibrata negli elementi. Non mi resta che ringraziarvi, vi abbiamo fatto vedere queste due versioni di Nerano, spero che vi siano piaciute. Veniteci a trovare in costiera e un saluto agli amici di Italia Squisita e da parte di tutta la famiglia Mellino.